diciamo che il primo ricordo, avevo 10 anni circa, e mio fratello, che è più grande di me, portò a casa un 45 di Beatles, il pezzo si chiamava Die Tripper. E questo pezzo l'ho cominciato a sentire lì, ho sentito un pulso verso il ritmo, verso la batteria abbastanza forte, per cui mi ricordo che sono andato subito a cercare, mi è venuto in mente che c'era mia madre o la nonna che faceva i pullover di lana, e quindi si usava i ferri per la calzamaglia, no? Quello più grosso, più vicino alle bacchette. Ho cominciato a seguire questo ritmo, ma continuavo a rimettere, sentire, suonare. Ecco, questo è stato il primo ricordo che mi ha portato verso la batteria, ma già all'epoca mi ricordo che verso 13-14 anni, quando ho cominciato a suonare con dei amici, musica rock di quegli anni lì, Pink Floyd, un po' musica psichedelica, quando suonavo dicevo: porca miseria, c'è un concetto un po' rigido dalla batteria, cioè il fatto di tenere tempo e basta. Questo non mi soddisfava tanto. Allora parlavo con degli amici, c'era Massimo Ambrosetti, che è un fratello di Franco Ambrosetti, mi diceva: ma guarda che tu il jazz è diverso, hanno altri concetti di ritmici, no? E così allora mi diceva: guarda che viene nel 69, quindi avevo 14 anni, al Festival Jazz di Lugano, al Cursal, c'era in programma Keith Jarrett Trio, che io non conoscevo evidentemente a 14 anni, e parlando a casa con i miei, ho detto: senti, mi piacerebbe andare a sentire questo concerto perché c'è jazz, mi dicono così, che insomma è una musica molto interessante dal punto di vista ritmico. E mio padre mi accompagnò, mi ricordo, alla cassa del Cursal, prese il biglietto e andò lui rimase fuori e io da solo mi ascoltai il concerto. Allora lì ho avuto, come posso dire, mi è cambiato un po' il mondo, perché alla batteria, allora, era Keith Jarrett Trio e doveva essere Paul Motion e Steve Swallow, ma io che al momento non sapevo assolutamente chi erano, perché evidentemente a 14 anni ascoltavo altra musica. Poi scoprì anni dopo che non era Paul Motion e Steve Swallow, ma erano una sezione ritmica di semi sconosciuti, perché loro sono rimasti in America perché avevano altre cose da fare. Il batterista si chiamava Bob Ventrello, che è un batterista che poi da lì io non lo so, non ho più sentito parlare. Comunque lui ha suonato in un modo che per me era qualcosa di pazzesco dal punto di vista proprio melodico, ritmico. Creava melodie col ritmo insieme a Keith Jarrett, faceva tutto come posso dire, dei colori sul drum set, sound, che questo a me mi ha dato come un'illuminazione. E io da quel giorno lì sono tornato a casa e ho cominciato ad ascoltare jazz, e poi naturalmente ho scoperto Max Roach e tutto il seguito della storia dei grandi batteristi jazzisti. Ecco, quindi questo è il mio avvicinamento alla batteria. Sono diverse le persone, devo dire, non c'è un insegnante, una persona sola. Sicuramente Billy Brooks, che è stato il batterista che, diciamo, ha insegnato a tutta una generazione o 2 generazioni in Svizzera, nell'ambito jazzistico evidentemente, ho trovato in lui la persona giusta, perché come dicevo prima, poc'anzi, io cercavo qualcosa che la ritmica fosse un po' più melodica, un po' più colorata, un po' più movimentata che solo il beat, diciamo più binario, se vuoi. E lui, questo è stato veramente fantastico, perché oltre a darmi una solida tecnica di base, mi ha anche portato col suo modo di fare, di insegnare, molto con l'interpretazione. Cioè lui prendeva delle frasi standard di qualsiasi tipo, ottavi, con pause, puntati, eccetera, ma me li faceva vedere in modo molto più aperto, interessante, cioè sempre con il ritmo chiaramente corretto, ma con varie possibilità. E questo per me è stato molto buono, perché mi ha dato proprio... Mi sono creato io un po' la personalità sul suonare, ecco, e questo lo devo veramente ringraziare, ma penso che tutti i batteristi svizzeri di quell'epoca lì sono riconoscenti.
grande Billy Brooks. Devo dire che anche che non è stato un insegnante, ma è stato un musicista, che è un musicista grande ticinese, Franco Ambrosetti, il quale lui mi ha fatto veramente conoscere cosa vuol dire suonare con musicisti internazionali. Cioè ero giovane, 25-26 anni, e quindi ho già avuto l'occasione di poter suonare grazie a lui con gente al calibro di Larry Schneider, di Clifford Jordan, Texier, Lee Konitz, eccetera, questi grandissimi musicisti. E io naturalmente avevo una grandissima emozione, ero anche molto preoccupato, dico ma che riuscirò a fare qualche cosa con loro, insomma. E lui mi ha sempre invogliato a dirmi no, tu devi suonare come stai facendo, fai bene, tu devi stare su quello che sei, non pensare altro e vedrai che poi la relazione con questi musicisti verrà in automatico suonando. E devo raccontare un aneddoto, che questo anche mi ha lasciato un segno, una frase sola, che mi disse Phil Woods. Eravamo negli studi di registrazione alla RSI, è finito la registrazione e io così dico, ma sono andato a lui e ho detto, I'm sorry, Phil, I'm doing okay. Lui mi ha guardato, and I am okay? E io ho detto, ma absolutely, it's amazing. You're doing very good, fantastic. Questo per me è stato come posso dire, un'iniezione di fiducia e anche di umiltà. Ecco, suonare con i grandi musicisti non vuol dire assolutamente nulla, cioè la musica è fatta questo è stato per me un insegnamento, è suonare insieme, punto. Il livello non è il livello che fa la differenza fra i musicisti. Devo ancora anche dire una persona che è scomparsa 20 anni fa, che mi ha veramente, posso dire, influenzato, è stato un po' il mio mentore, Riccardo Garzoni, perché con lui abbiamo iniziato insieme negli anni 70 e lui è scomparso nel 2005, però diciamo abbiamo suonato insieme per 20 anni e lì abbiamo lavorato su tantissimi tipi di stili di musica. Cioè ho imparato l'approccio al jazz, l'approccio al funk, l'approccio all'organo, perché facciamo un duo. Cioè, questo musicista mi ha veramente dato tantissimo, per la mia esperienza e la mia conoscenza. Mi ha segnato molto le 10 inverni consecutivi che ho fatto ad Atene, in un jazz club, suonando tutte le sere con Hammy Emerly, che è un musicista di Zurigo. Abbiamo suonato tantissimi anni e lui aveva dei contatti giù e siamo andati giù per 10 anni, tutti gli inverni, tutte le sere suonavamo 3-4 set fino alle 3 del mattino, alle 4 del mattino. E questo per me è stata un'esperienza che mi ha segnato nella vita, perché lì ho capito, cioè lì trovi il linguaggio del jazz. Cioè non è il fatto di fare un concerto, poi vai a casa, lo riprovi, il giorno dopo magari ne fai un altro, poi 3 giorni di pausa, poi settimana vai a suonare. No, lì tutte le sere, cambiando il programma ogni anno, ma anche ripetendo, e lì veramente ti fai il proprio linguaggio. E lì secondo me è stata un'esperienza indimenticabile, che oggi è quasi impossibile per i giovani poterlo fare, perché non ci sono jazz club, sì ce ne sono, ma non puoi suonare 3 mesi tutte le sere. Lì per 10 anni è stata veramente un'esperienza fortissima che mi ha marcato. Anche un'esperienza che mi ha, cioè, diverse esperienze in Svizzera dagli anni 80 agli anni fino al 2000 praticamente. Ho suonato in tutte le regioni in Svizzera con gruppi romandi, musicisti di spicco, mi ricordo Jean-Luc Barbier, quell'epoca lì, e a Zurigo in Svizzera interna con Daniel Schneider, con Baumann Hammerly Sextet,
Quindi con tanti musicisti, con gli Yasata Berna, abbiamo fatto tutti i festival svizzeri di quell'epoca, e queste sono state esperienze molto, molto positive, perché tra l'altro musica fatta in diverse regioni, quindi con diversi anche approccio, no? Sempre nel mondo jazzistico in tutti i casi, e in Ticino naturalmente con musicisti, con appunto Garzoni, Mövli, con anche poi quando è poi stata fatta la scuola con Comiglio, Soana, tutti i musicisti della Lombardia, Mario Rusca, che mi hanno portato molta conoscenza, diciamo, in questo senso. Ce ne sono anche qui diverse, però direi forse è stato fatto un cofanetto che Garzoni pubblicò nel 2000, dove c'è dentro tutta la sua i progetti musicali, tutta la sua produzione musicale dagli anni, ripeto, 70 fino al 2000. E in questo cofanetto, che sono 7 dischi, 7 CD, praticamente sono raccolti tutti gli stili che abbiamo fatto, cioè abbiamo lavorato duramente su ogni tipo di musica. Abbiamo iniziato col duo di organo, un po' la Emerson, Lake and Palmer se vuoi, per 2 o 3 anni, poi siamo andati sul jazz, tributo a Monk, per 2 o 3 anni abbiamo lavorato duro, poi è arrivato Bill Pierce, il sassofonista di Tony Williams, e queste sono state esperienze incredibili, fino a uno degli ultimi progetti era un po' più musica, un po' più elettrica, con il Jazz Funk Express, che lì abbiamo anche lì lavorato, perché veniamo piuttosto dallo swing a passare sul binario, e lì è stato molto interessante. Ecco. Trovo che è un'esperienza, è un cofanetto molto buono, composizioni quasi tutte originali, molto preziose, perché Riccardo scriveva molto bene. Poi vorrei dire anche per quanto riguarda il big band, ecco, questa è una cosa che è un'esperienza che ho fatto dal 2005 al 2020 col Big Band dalla Scuola della Musica Moderna, dove lì è stato un grande lavoro, perché abbiamo passato, diciamo, si è fatto tutto il repertorio da Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie, Buddy Rich, poi cose anche più recenti, Bob Mintzer, e quindi per un batterista è fondamentale, nel senso, dal punto di vista professionale, auguro assolutamente a tutti di suonare in un big band, perché lì impari veramente a gestire la ritmica, a dare il carattere richiesto dal pezzo, perché un conto è suonare Benny Goodman, è un conto è suonare, non so, Buddy Rich, voglio dire, come stili, no? E quindi per il batterista è un lavoro tremendo. Io su questo ho lavorato parecchio, e quindi sono molto grato a questo lavoro che è stato fatto. Col Big Band sono stati prodotti 2 CD, uno appunto era in bianco e nero con tutto l'aspetto musicale di Benny Goodman e Duke Ellington, e l'altro invece più musica originale, più moderno, ecco, questi sono ricordi di CD che mi hanno segnato. E questo è nato all'inizio degli anni 90, nel senso, in quell'epoca in Ticino c'era conservatorio, dipartimento musica esclusivamente classica, che tra l'altro aveva appena iniziato anche loro l'attività qui, e tutte le scuole bandistiche dei vari comuni, civica, ma non c'era nessuna, diciamo, scuola o formazione nel mondo della musica moderna, quindi legata al blues, al rock, al jazz, all'improvvisazione. Quindi con Mövli, Giorgio, Duca Marer abbiamo cominciato a mettere giù un progetto di creare una scuola. L'abbiamo sottoposta a Franco Ambrosetti, il quale ha aderito con grande entusiasmo. Dopodiché è stata creata un'associazione, e questa associazione si è occupata a trovare
il posto, i sussidi, sovvenzioni per poter aprire una scuola di questo tipo. Allora Giorgio è andato a Berna e ha preso, diciamo, ha ricevuto dalla Sweet Jazz School i programmi di teoria, e anche qualche musicista italiano, perché mancava alcuni ruoli di docenti. Per esempio a tromba c'era Emilio Soana, c'era Gabriele Comeglio, sassofono, c'era Righello, poi è venuto Mario Rusca. Mentre Franco ed io siamo andati a Bellinzona a parlare col direttore della divisione, che all'epoca era Dino Jauch, per questo progetto di aprire una scuola, e lui ha aderito anche con grande entusiasmo. Abbiamo parlato con il Dicastero Giovani Eventi del Comune di Lugano, che era appena stato istituito, con Claudio Chiaparino, e abbiamo iniziato l'attività nello studio Foce con la scuola di musica moderna. Questo nel 1994. Poi, visto che la scuola cominciava a diventare un centro, posso dire, anche abbastanza riconosciuto, anche c'erano già ragazzi che cominciavano a anche pensare magari di migliorare o approfondire la formazione, si è pensato di creare un dipartimento pre-professionale, cioè che potesse portare i ragazzi, chi voleva continuare gli studi, andare poi in una Musikhochschule, un dipartimento jazz, che in Svizzera c'era a Berna, c'era a Zurigo, c'era 4 o 5 posti credo in Svizzera, Lucerna, Losanna e Basilea. E con la DKJS, che è la conferenza dei direttori della scuola di jazz, che abbiamo aderito, abbiamo potuto avere i fondi anche grazie a questi programmi, e anche al cantone e al comune avere i fondi per aprire una sezione pre-professionale. Poi, e questo ha portato a, diciamo, avere anche buoni numeri dal punto di vista di studenti, sia dalla formazione di base sia alla formazione pre-professionale. Nel 2010, quando è venuto a mancare Duca Mahrer, è stato un momento molto difficile, perché eravamo praticamente in due. Giorgio Meuli, che si occupava dell'aspetto musicale, e l'aspetto amministrativo, public relation, era sottoscritto. Veramente è stata abbastanza dura anche con le famiglie, con il comune, con il cantone, per tutte le problematiche legate anche alla promozione della scuola. E quello è stato 10 anni per me impegnativissimo. Praticamente non suonavo quasi più, perché la mattina alla sera, tra programmi, amministrazione, lezioni, ecco, quindi siamo arrivati a un certo punto nel 2020 che io, diciamo, ho lasciato, perché ero abbastanza esausto dal punto di vista ovvio, non riuscivo più tanto a stare dietro a tutte le cose. Oggi è una scuola che va molto bene, è istituzionalizzata, ci sono giovani che hanno iniziato l'apprendimento alla scuola, sono formati, sono diventati musicisti professionisti e insegnano nella scuola, ecco. Quindi questo percorso della SMUM, devo dire che è stato molto, adesso sono 30 anni e credo che è una realtà ben inserita nel panorama cantonale. Nell'ottobre del 24 sono stato invitato in Kenya da un'associazione che si occupa per la formazione dei bambini, ma dall'ambito scolastico, cioè primario, secondario, non musicale, proprio formazione scolastica, no? Ed è un'associazione che si chiama ATKIE, che lavora benissimo, sono 400 bambini di elementari, medie, fino a poi al liceo, diciamo, poi da lì credo che vanno in altre parti. E sono stato invitato a fare un workshop per loro di percussioni. Dico, cosa vado giù a fare? Dico, io sono giù, sono dei campioni da ritmica, no? Però, sai, non avevano mai visto una batteria, perché era un posto un po' fuori. Sì, l'avevano vista, ma non c'era all'interno dell'accademia, quindi non l'avevano mai suonata. Allora, ne hanno comprata una, l'hanno montata loro,
Solo che l'hanno montata in maniera anche molto particolare perché non avevano nessuna esperienza così. Vabbè, siamo arrivati giù e mi hanno fatto subito suonare davanti a tutti questi ragazzi, ma proprio dopo aver viaggiato tutta la notte senza aver dormito un secondo, così con questa batteria tutta montata, ma ti dico, ma c'aveva un sound fantastico, cioè proprio è naturale, no? Non hanno, qui dobbiamo regolarla un po', loro proprio casual, totalmente, ma ti dico un suono meraviglioso. Allora, ho fatto questo corso, no, quello che ho notato, che, che penso, allora, non ci sono tanti, penso, tanti insegnanti o insegnanti o formatori che sono andati giù, europei, nel territorio subsahariano a insegnare loro. Cioè, credo che non esista, o che abbia l'esperienza nei due mondi. Io qui ho avuto 40 anni di esperienza, giù là mi sono ritrovato a portare lo stesso che facevo qui, cioè ho cominciato a far vedere i primi rudimenti. Ora, devo dire questo, c'è una grossa differenza fra il ragazzo, diciamo, delle nostre parti e un ragazzo giù là. Non tanto dal punto di vista fisico, coordinazione, perché quello più o meno, quelli facevi vedere un rudimento, lo fai qua, lo fanno là con una certa difficoltà. La differenza sta che qui se sbagliano qualche cosa si bloccano e non hanno più ritmo, perdono. Giù là se si fermano, rientrano, costruiscono un'altra frase e rientrano sempre sull'uno. Ma questo, ma tutti, 100%. Allora mi sono detto, ma com'è possibile? Qui tu fai un ritmo, poi sai, c'è una, posso dire, ti incricchi, giù là, e riprendono. Allora ho parlato col direttore di questa accademia e lui mi dice, sai, è una cosa che c'è da noi, la cultura africana evidentemente nelle famiglie già a qualsiasi evento, ricorrenza, feste tradizionali, feste religiose, suonano e ballano, ritmo. Per cui il bambino già comincia come posso dire, a entrare in questo mood della ritmica. C'è anche un altro aspetto che loro, il linguaggio del ritmo, sono dei modelli di, come posso dire, chiamata-risposta, cioè suona, l'altro risponde. Questo da piccoli, per cui imparano tutto a improvvisare, ma anche, come posso dire, imitare quello che fa l'altro. Per cui sono sempre pronti, anzi addirittura sono pronti a inserire qualche cosa di nuovo. E poi c'è la questione della poliritmia, che sappiamo benissimo che, vabbè, il confluire due ritmi in uno stesso beat, due ritmi diversi, questo è, come posso dire, per loro è un tipo di allenamento che lo fanno già da piccoli. Cioè allenamento è un modo di suonare già da piccoli in cui c'è l'aspetto, come posso dire, di ascoltare ma già subito inserire qualche cosa, di comprendere i due ritmi immediatamente. Per cui sono sempre in grado di stare sul tempo. Anche se perdono il tempo, rientrano. Voilà, questo veramente è stata un'esperienza fantastica che loro hanno un sorriso, sono felici, i bambini sono felici, non piangono, non ho visto un bambino piangere.